Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio parlare di un intervento di Ursula von der Leyen il 29 gennaio del 2025 alla Commissione europea. Non scappate, state qui perché? Perché capire che cosa ha detto la Ursula von der Leyen in in questa presentazione è fondamentale per capire cosa succederà in Europa, cosa probabilmente succederà in Europa e quindi cosa dobbiamo fare noi come piccoli investitori. Cioè, dobbiamo continuare a investire in Europa, dobbiamo investire in maniera più massiva. Cioè, cosa dobbiamo fare? Perché? Perché veramente questo è stato un discorso, secondo me, che ha fatto un quantum leap, cioè ha cambiato nettamente la percezione mia sulle considerazioni dell'Europa. E se ne è parlato troppo poco sui giornali, non vedo in giro persone che discutono di questa cosa, perché? Perché fa poco audience, cioè parlare veramente di cose importanti se non dire compra questa azione in questo momento. Purtroppo si va verso il clickbaiting, ma non si va verso le discussioni fondamentali, cioè capire qual è la politica europea attuale che vuole mettere in piedi, ci permette di capire cosa succederà probabilmente domani e quindi cosa dobbiamo fare noi, perché gli investimenti di oggi sono gli investimenti che ci permetteranno di avere successo domani. Se noi li sbagliamo adesso, sbagliamo il domani. È come il discorso di cerca di capire chi vuoi essere domani per incominciare a farlo oggi, no? Per incominciare a cambiare oggi. Ecco, io vi voglio parlare di quali sono i pilastri fondamentali della sua discussione, di cosa ha evidenziato e quindi capire in qualche modo che cosa noi dobbiamo fare. Seguirà poi un altro video nel quale andrò a dare veramente dei consigli più anche su che nazioni secondo me bisogna spingersi in maniera più importante all'interno del mercato europeo. Ma secondo me l'Europa potrebbe tornare, cioè io ho avuto veramente un'impressione importante da questa discussione, credo fortemente che Trump ci abbia aiutato in questa rivoluzione che abbiamo avuto, in questa illuminazione la chiamerei finalmente, perché Trump finalmente ci ha detto che dobbiamo camminare con le nostre gambe. Dobbiamo camminare con le nostre gambe sia da un punto di vista di percezione che abbiamo all'interno, di considerazione all'interno di un aspetto mondiale, di un equilibrio mondiale. E quindi si parla anche di difesa, ma nello stesso tempo anche di riconoscimento, no, economico che dobbiamo avere, assolutamente avere, perché? Perché nel momento in cui l'America importa, dovrebbe importare meno da noi dobbiamo ricostruire in qualche modo la nostra identità economica e commerciale. Se noi esportiamo tantissimo in Italia enogastronomia in America e vengono messi dei dazi e loro vogliono prodursi quei prodotti all'interno dell'America, è chiaro che nei 10-15 anni le cose cambieranno e noi dobbiamo rivalutare la nostra politica commerciale. Quindi andiamo a vedere quali sono i punti fondamentali. Io voglio dire che prima di tutto questo progetto viene chiamato Competitiveness Compass, ok? Che è un progetto nel quale si cerca, è un piano strategico della competitività. La Commissione sta lavorando appunto ad un piano già da qualche anno per migliorare la competitività europea, perché il punto fondamentale è che ormai bisogna essere competitivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna essere produttivi, cosa che l'Europa fa fatica, bisogna essere innovativi. Il successo del futuro si basa su questo, sull'innovazione, ok? In quei settori importanti, tecnologici, intelligenza artificiale, energia pulita e via discorrendo. Quindi prima di tutto bisogna in qualche modo cercare di abbattere, no, la semplificazione delle regole che noi abbiamo e di questa famosa burocrazia. Quindi uno degli obiettivi chiari di questo discorso e di questa strategia è quella di migliorare la competitività e di ridurre la burocrazia. E poi sicuramente puntare, come viene detto, alla strategia per l'innovazione per l'industria, cioè in qualche modo rendere l'obiettivo della Commissione europea è quello di rendere l'Europa più innovativa, cercando di seguire i modelli americani e cinesi che hanno puntato, soprattutto quello cinese negli ultimi anni, ad un'innovazione molto forte. Quindi cercare di togliere quei lacciuoli in qualche modo a livello sistema legislativo
E poi sempre pensiamo che l'Europa è costituita da tante nazioni, cioè facciamo molta più difficoltà a mettere a terra le attività rispetto ad un'America che è un paese unico, la Cina è un paese unico. La diversità che è fonte di ricchezza nello stesso tempo e di democrazia nello stesso tempo ci impedisce da un punto di vista economico di essere al pari degli altri. Questo è uno dei problemi, ma uno degli obiettivi chiari è quindi quello di cercare di essere competitivi come lo sono l'America e come lo sono lo è la Cina. Quindi in qualche modo l'idea della von der Leyen o comunque dell'Europa, parliamo di Commissione europea, è quella di finanziare dei progetti comuni. Questa è una cosa molto importante in Europa, progetti comuni. Ok? Quindi questo è un punto fondamentale, non entro nei tecnicismi, ma si parla di un aumento dei contributi nazionali o di creazione di risorse proprie per la Commissione. Ma quindi uno dei punti fondamentali della von der Leyen è quello di dire dobbiamo puntare all'innovazione, abbiamo degli investimenti o troviamo gli investimenti per farlo. E nel fare questo dobbiamo semplificare, come dicevo, tutto, no? Quindi dobbiamo in qualche modo riformare la normativa, quindi di una semplificazione. La von der Leyen ha parlato appunto di semplificazione della legislazione europea, ok? Eliminando o rivedendo quelle troppe regolazioni che sono difficili da comprendere o comunque creano delle tempistiche molto lunghe per essere messe a terra, ok? E poi un altro dei pilastri fondamentali che abbiamo detto non è solo rilanciare la competitività di questa strategia, ma è anche quella di puntare alla transizione verde. L'Europa vuole ridurre la complessità burocratica, ma nello stesso tempo creare un ambiente favorevole all'innovazione e alla transizione verde. Vuole essere il fiore all'occhiello globale, vuole essere il primo paese al mondo che fa una rivoluzione verde per davvero. E questo è un punto che in qualche modo può portare sicuramente dal punto di vista in qualche modo sociale e ambientale a degli impatti importanti e che deve rendere tutti contenti, nello stesso tempo pone delle domande economiche. Riusciamo in questa transizione perché è molto bello parlare di transizione ecologica, ma metterla a terra è molto complessa, ma se c'è un'unità di intenti si può fare. Quindi un altro pilastro è quello della transizione da un'energia verde a un comportamento più verde. Perché? Perché noi dobbiamo essere forti delle nostre diversità, ma anche della nostra democrazia. Lei ne ha parlato in maniera fondamentale. Quindi questo cosa vuol dire? Che possiamo incominciare a pensare che ci sia più innovazione, pensare che si possa incominciare a fare imprese in una maniera più semplice all'interno del panorama europeo, cosa che è molto complessa, mentre in America e in Cina è assolutamente più semplice, almeno in America, in Cina ci sono altre difficoltà, e soprattutto si vede in qualche modo una direzione ben precisa e unica e identificativa dell'Europa, essere i primi ad andare verso un'energia verde. Quindi abbiamo parlato anche che ci saranno dei fondi per la competitività e per le iniziative future, per le tecnologie emergenti. Sappiamo benissimo che negli ultimi mesi si è parlato di intelligenza artificiale anche in Europa, finalmente si è parlato di intelligenza artificiale e di investimenti in questo settore perché è un settore ineludibile e quindi questo è un altro tema secondo me fondamentale. Ha parlato anche dell'industria automobilistica, definendola uno dei settori strutturali e fondamentali del mercato europeo. Tantissime persone sono in qualche modo collegate a questo settore, un settore anche qui, scusatemi la ripetizione, ma ineludibile, non si può escludere dalle considerazioni future, dobbiamo tornare ad essere molto forti come lo eravamo anni fa su questo settore, quindi il settore dell'automobile è un settore fondamentale, lo sarà adesso, lo sarà domani per l'Europa. In questo momento ci sono tanti player perché c'è Tesla, ci sono i settori cinesi che stanno, le case automobilistiche cinesi che stanno spopolando, quindi dobbiamo tenerle in considerazione, ma noi vogliamo diventare di nuovo il player più importante in assoluto. Quindi semplificando tutto, i punti chiave sono competitività, quindi rinnovo delle normative per permettere accesso ai mercati e per incentivare gli investimenti e per stimolare l'innovazione, perché ritorno a ripetere, l'innovazione è il punto fondamentale, la semplificazione è un altro punto fondamentale che la von der Leyen ha sottolineato più e più volte, sostegno
alle aziende, quindi cercare di migliorare la capacità delle aziende e la promozione, no, delle innovazioni all'interno delle aziende, e cercare di incentivare gli investimenti sul mercato europeo e puntare alla transizione verde. Quindi questo è sicuramente una strategia in qualche modo rivoluzionaria per l'Europa, perché fino ad adesso non si era, almeno fino agli ultimi mesi, non si era mai parlato di questo sviluppo. La von der Leyen ha sottolineato come vuole portarlo a termine, si spera, all'interno del proprio mandato. È una cosa molto complessa, ma sicuramente per la prima volta si parla di qualcosa del quale in Italia non si è mai parlato, cioè si parla di una certa tipologia di liberismo simile a quello americano, ok? Nello stesso tempo mantenendo le radici fondamentali dell'Europa, che sono appunto di una forte democrazia, di un forte rispetto di tutte le opinioni, delle leggi e via discorrendo, ma cercando di trovare una semplificazione e un'incentivazione alla produttività e all'incentivazione. Questo è all'innovazione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'investitore può avere in qualche modo finalmente una visione positiva del mercato europeo sempre molto stagnante, che permette in qualche modo di avere una crescita piccolissima, limitata, soprattutto dopo la pandemia. In qualche modo si può prospettare che nel giro di un decennio si incominci a vedere qualcosa di nuovo e quindi si abbia di nuovo una potenzialità di crescita che precedentemente non c'era. La Germania ne ha fatto strada, no? Cioè ha fatto strada in questo, aumentando la spesa pubblica e puntando fortemente all'interno della creazione di maggiori infrastrutture, maggiori spese, che conducano a un nuovo miracolo economico. E secondo me, adesso che è partita la Germania, adesso che l'Europa ha un proprio piano, no, in qualche modo, sicuramente sono tante belle parole in questo modo, in questo momento bisogna vedere poi come vengono messe a terra, ma sicuramente quello che credo è che finalmente ci sia un progetto, si stia cercando di parlare di un progetto comune e quindi l'investitore può pensare finalmente che non ci sarà un player che non manterrà, non sarà solo più stabile, ma che probabilmente possa portare alla crescita, no? Perché gli investimenti poi in azioni vengono molto spesso correlati alla crescita di un'azienda, agli utili di un'azienda, cosa che ha spinto l'America negli ultimi anni ad avere appunto il 175% negli ultimi 10 anni di crescita dell'S&P 500, no? Dove l'Europa ha avuto una crescita piccolissima, la Cina idem, cioè bisogna puntare appunto su innovazione, su essere leader di nuovo in qualcosa. E quindi io vedo all'interno del nostro portafoglio la necessità di bilanciare sempre di più anche un comparto europeo che molto spesso dagli investitori piccoli o medi era stato dimenticato o veniva fatto in una maniera malsana, cioè andando a comprare solo quelle 3 o 4 azioni italiane da dividendo, l'Intesa San Paolo. Quello non è un vero e proprio investimento, perché insomma non è veramente la creazione di un portafoglio strutturato di medio-lungo periodo, ma si può intravedere da adesso in avanti con queste parole, vediamo poi i fatti, ma veramente una riconsiderazione del mercato europeo anche nel lato della difesa, perché stiamo costruendo l'Europa. Ecco ragazzi, finalmente c'è un progetto comune, c'è l'idea di una difesa, c'è l'idea di un rilancio economico e di innovazione del mercato europeo. Insomma, si incomincia a vedere che l'Europa sta dicendo la propria, sta creando una propria identità. Sarà molto complesso, sarà molto difficile, ma probabilmente si vedranno i primi risultati in borsa nei prossimi anni. E quindi dobbiamo probabilmente considerare anche l'Europa all'interno del nostro portafoglio. Ecco, questa è la mia considerazione. Come considerarlo? Bisogna analizzarlo in maniera più approfondita, perché non tutti i paesi sono ancora allo stesso livello, non tutti hanno la stessa produttività, la stessa innovazione. Bisogna un attimo capire come andarli a bilanciare. O si cercano di ETF europei, insomma, che giocano con le maggiori azioni europee, ma nel tempo potrebbe diventare interessante andare a scovare anche quelle azioni che beneficiano, no, di questa innovazione,
di questa spinta all'innovazione, di questi investimenti. Perché? Perché sicuramente ci saranno delle azioni finalmente, probabilmente, che potranno essere i ten buggers, cioè quelle azioni che crescono tanto, come sono state Apple, Amazon. Chiaramente non parliamo di quei livelli, però sicuramente ci potranno essere delle nuove azioni importanti, delle nuove imprese che nasceranno nel territorio europeo, che possono in qualche modo avere delle crescite forti perché portano innovazione. Solo l'innovazione permette di avere queste crescite molto forti. Quindi ragazzi, ditemi la vostra sull'Europa, cosa ne pensate, se voi investite, come investite. Io vi aspetto nei commenti e vi ringrazio per l'attenzione.